Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Magiane Lichten, il corso che vi farà chiedere: ma come ho fatto senza? Oggi parliamo di fonetica. In questo video imparerai tutti i trucchi per leggere le consonanti e le semiconsonanti della lingua monellica, mentre la prossima volta ci occuperemo delle vocali. Non mi dilungherò in noiose spiegazioni sulla fonetica articolatoria, abbiamo già tanta carne al fuoco, però mi soffermerò su alcuni aspetti tecnici quando incontreremo dei suoni particolari. Oggi utilizzeremo due alfabeti, l'alfabeto monellico, derivato dalla lingua latina, e l'alfabeto fonetico internazionale, utilizzato per trascrivere i suoni linguistici in modo univoco. I suoni dell'alfabeto fonetico internazionale verranno trascritti tra parentesi quadre. Ma non indugiamo! Ciao! Che? Le lettere che rappresentano le consonanti sono 18, più due vocali che in determinate condizioni possono diventare delle consonanti. I fonemi consonantici, tuttavia, sono 28, quindi abbiamo 28 suoni diversi legati a queste 20 lettere. Questo succede perché in determinate condizioni una consonante si può leggere in un modo oppure in un altro, ma non allarmiamoci perché le condizioni, quindi le regole fonetiche, sono univoche e basta impararle per riuscire a leggere in maniera corretta ogni parola della lingua monellica. Ma c'è un errore! La E non è una consonante! No, non è un errore. La E può diventare una consonante, ma ci arriviamo dopo. Anche sulle altre lettere però c'è molto da dire. Una mia collega anni fa mi disse, dopo aver sentito alcune frasi in lingua monellica, che la lingua sembrava soffiata. Beh, forse non aveva tutti i torti, ma andiamo con ordine. Se lo compariamo ad altre lingue, come per esempio l'inglese, il francese o l'italiano, scopriamo che in monellico non esistono occlusive sonore. Le occlusive sono quelle consonanti che si generano quando c'è un'occlusione al passaggio dell'aria nel cavo orale, occlusione da cui poi si genera un'esplosione. Bene, in molte lingue c'è una distinzione tra occlusive sorde e occlusive sonore. Le occlusive sorde sono P, K, T. Le occlusive sonore sono B, G, D. Questo accade in tantissime lingue. Bene, in monellico abbiamo solo le prime tre, le occlusive sorde P, K, T, che vengono trascritte con le lettere P, K, T. Le altre tre dimentichiamocele. A compensare il minor numero di occlusive ci pensano le fricative. Le fricative in italiano sono 5, in francese sono 7, in monellico sono 12. Sono quelle consonanti in cui il passaggio dell'aria è sì ostruito, ma non completamente, tanto che l'aria continua a passare all'interno del cavo orale e si genera come un rumore di frizione. Sono quelle consonanti che riusciamo a tenere e le utilizziamo costantemente nella vita di tutti i giorni. Forse la mia collega aveva ragione, il monellico è davvero soffiato. Ma vediamole queste fricative. Sono 12 e si costruiscono con queste 9 consonanti qui. Non abbiamo i suoni B, G, D, quindi le lettere V, G e D serviranno per costruire le nostre fricative V, G, V. Attenzione soprattutto alla prima, attenzione alla V, non è una V, non ho gli incisivi V, gli incisivi superiori che vanno sul labbro inferiore. Devo pensare di leggere una B, ma senza esplosione, senza un'occlusione. V. Non è una V, perché la V in monellico non esiste, ma V. Abbiamo anche la controparte sorda di queste tre consonanti sonore. Fe, Che, Te, che stanno per F, H, Th. Quindi le stesse consonanti di prima, ma stavolta senza vibrazione delle corde vocali, consonanti sorde. Facciamo attenzione come prima alla F, non andiamo ad utilizzare i denti, ma andiamo a socchiudere le labbra e far uscire l'aria. F. Perfetto, fermiamoci un attimo. Prova adesso a pronunciare queste parole. Ti lascerò qualche secondo di tempo, vediamo se riesci a indovinare qual è la corretta pronuncia, dopodiché te la dirò io. Partiamo? Prima parola. Pompi. Kill. Tactic. Vath.
ri, ri. Dhok, dhok. Far, far. Rinir, rinir. Thoth, thoth. Le ultime tre consonanti che esprimono le fricative sono si, ji e shi, che si leggono rispettivamente s, j, sh. Attenzione poi anche alla coppia re più si, che si legge z. Ok, abbiamo finito le consonanti delle fricative, ma abbiamo visto solo 10 suoni e prima avevo detto che le fricative sarebbero state 12. Prendiamo J e Sci e mettiamole da parte, ci serviranno alla fine. Passiamo ora alle consonanti affricate, quelle che si articolano in una fase occlusiva unita ad una fase fricativa. La prima è una coppia di nuovo di consonanti che è T più Si, si legge S. Abbiamo poi due lettere già viste? No, non sono the e tu che abbiamo già visto prima. Sono due lettere diverse e sulla cima riportano un segno che si chiama pipa. Questo segno modifica il suono della consonante e lo rende appunto affricato. Avremo quindi G e C che stanno per i suoni G e C. La pipa ve la faccio vedere anche nella sua versione minuscola e in questo caso assomiglia ad un piccolo apostrofo, ma attenzione a non confondere pipa ed apostrofo perché la pipa è una gran permalosa e poi vi fa un c***o così. Bene, adesso leggiamo qualche altra parola. Pronto? Andiamo! Pizza, pizza. Jazz, jazz. Csosper, csosper. Spasso, spasso. Siki, siki. Svajdig, svajdig. Zenidi, zenidi. Perfetto, la nostra carrellata di consonanti termina con le nasali e le laterali. Le nasali sono me e ne, che stanno per m e n. Invece le laterali sono la e ru, che stanno per l e r. Attenzione alla ru, non è una vibrante, quindi non c'è suono di vibrazione come in italiano o in spagnolo, non è una r. Attenzione, è una r. Adesso prendiamo ne, la, ru, le mettiamo da parte e le riprendiamo dopo. Infine abbiamo due vocali che in una determinata situazione si trasformano in semiconsonanti. Sono la lettera ue e la lettera y. Attenzione a come suonano ue, y. Non ho detto ue, y. Già questo dovrebbe metterci in allarme e farci sospettare qualcosa. Ma quando è che queste due lettere si trasformano in consonanti? Bene, ci sono due condizioni che devono essere rispettate. La ue e la y non devono essere toniche, quindi non devono portare accento, prima condizione. E la seconda condizione è che siano direttamente seguite da una vocale. In questo caso quindi avremo il suono o e il suono y. Il suono y, quello della lettera y, è piuttosto semplice e in lo stesso modo in cui si legge la lettera y nell'inglese yes. Invece per quanto riguarda la lettera ue bisogna fare una piccola riflessione. Pensate di leggere per esempio in italiano la u di uomo oppure in inglese la u di water, ma lo dobbiamo fare senza arrotondare le labbra, non è una w, è una u, ok? Niente arrotondamento delle labbra e si legge ue. E naturalmente adesso abbiamo qualche parola da leggere. Pronto? Andiamo! Yo, wo, mandila, norvegig, ližno, roido.
Perfetto, ora abbiamo visto tutte le consonanti, ma mancano due caratteristiche peculiari della lingua monellica. Per la prima ricordiamoci quello che ho detto all'inizio del video. Abbiamo 28 fonemi consonantici, ma finora ne abbiamo visti 22. E gli altri 6 che fine hanno fatto? Beh, prima abbiamo messo da parte 5 consonanti, adesso andiamo a riprenderle. Riprendiamo J, Sh, L, Na, Ru. Queste 5 consonanti in un determinato contesto vanno a modificare il proprio luogo di articolazione. Cosa deve succedere? Bene, queste consonanti devono essere alla fine della parola, prima condizione, e seconda condizione, devono essere immediatamente precedute da una vocale tonica, una vocale cioè su cui cade l'accento della parola. In questo caso andiamo a retrocedere all'interno del cavo orale per quanto riguarda il luogo di articolazione del nostro fonema, della nostra consonante. J e Sh diventano palatali, quindi non avremo più J, Sh, ma avremo J, Sh. Per quanto riguarda invece Le e Na, andiamo a lavorare sul velo, quindi non è più L ma è R, e non è più N ma è N. Andiamo invece ancora più indietro sull'ugola per quanto riguarda la RU. La RU diventa quindi non più R, bensì R oppure R. Qual è la differenza tra i due suoni? Sono due allofoni, quindi sono due possibili realizzazioni in un determinato contesto, che sono assolutamente sostituibili l'una all'altra. In un caso andiamo a vibrare sull'ugola, quindi andiamo a fare la R. Nell'altro caso invece andiamo ad effettuare una fricativa, quindi una R. Proviamo a vedere qualche esempio e leggiamo insieme queste parole. Pronti? Via! Gij, gij, shash, shash, lao, lao, nyun, nyun, ro, ro. I due modi per leggere queste 5 lettere possono creare delle coppie minime. Che cos'è una coppia minima? Beh, una coppia minima è semplicemente una coppia di parole, quindi due diverse parole che differiscono per un unico fonema, per un unico suono. Quindi avremo per esempio questa coppia minima che è costituita da due parole che apparentemente possono sembrare uguali. In realtà una differenza c'è e la differenza sta proprio nell'accento che cade sulla O della seconda parola. In questo caso andremo a modificare, dato che l'ultima lettera è una Na e quella lettera è direttamente preceduta da una vocale tonica, andremo a modificare quel suono lì, quindi le due parole saranno diverse fra loro. La prima, quella senza accento, è mon, la seconda, quella con l'accento, è mon. La senti la differenza? Mon, 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 mon. Sono due parole diverse, vogliono dire due cose completamente diverse e quindi dobbiamo fare molta attenzione a non confondere l'una e l'altra. Ancora un'ultima chicca. È dalla prima lezione che abbiamo un discorso in sospeso. Ti ricordi questa frase? Alexidi amemi onnoma. Bene, onnoma, questa doppia N, anche se ce n'è scritta una. Beh, questa è un'altra caratteristica fonetica, una peculiarità fonetica della lingua monellica. Ha un nome antipatico, si chiama geminazione della consonante postonica semplice. Ma in soldoni che cosa significa? Significa che se io ho questa sequenza, vocale tonica, consonante semplice e vocale non tonica, quella consonante sarà letta raddoppiata, sarà letta geminata, quindi geminazione della consonante postonica semplice. Andiamo a vedere qualche esempio, perché ci sono delle coppie di parole che possono sembrare simili, ma non lo sono. Iniziamo da queste due parole. Prova a leggerle tu per primo. Pronto? Via! Bene, la prima parola descrive esattamente la situazione di prima. Vocale tonica, consonante semplice, vocale non tonica. Esattamente in questa sequenza. La consonante la andrò quindi a raddoppiare e andrò a leggere riddi. Invece la seconda parola ha la vocale sull'ultima I, quindi niente geminazione, niente raddoppiamento, andrò a leggere ridi. Ora, vediamo quest'altra coppia. Di nuovo, prova tu. Pronto? Via! Perfetto, in nessuno dei due casi c'è geminazione. Questo perché sia la parola rishti sia la parola rishti hanno tra l'una e l'altra vocale due consonanti.
E quindi è un casino, perché si devono mettere a litigare fra di loro su chi deve geminare, non si capisce più niente, quindi niente geminazione. Alla fine rimangono così come sono. Rishti, Rishti, non c'è raddoppiamento. Ultima coppia, attento, perché qui c'è il trabocchetto. Pronto? Via! Ok, qui abbiamo la geminazione nella prima parola. La prima parola si legge stoscio. Invece la seconda parola non presenta geminazione, si legge stoscio. Perché? Nella prima parola la seconda O ha un accento grave che va dall'alto verso il basso. Quindi non è una vocale tonica, ma è una vocale il cui suono viene modificato, il suono diventa più chiuso, non è più una O, ma è una O. Quindi in questo caso abbiamo esattamente la sequenza descritta prima: vocale tonica, consonante semplice, vocale non tonica, stoscio, e leggerò quella sh geminata. Nella seconda parola invece non è proprio così, perché abbiamo due accenti acuti. Questo significa che la parola stoscio tecnicamente ha due accenti. In realtà questa è una parola con due accenti, perché è una parola composta da due parole: sto, sho. Quindi abbiamo stoscio, ma è una parola composta. E sappi che in lingua monellica questa non è l'eccezione, no! Questa è la regola. Ora sono tutti tuoi. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Se sei arrivato fino a questo punto, grazie, non so come tu abbia fatto a resistere. La prossima volta ci occuperemo delle vocali, tanto sono meno numerose rispetto alle consonanti, ma molto più rognose. Stanco delle solite lingue? Ma già Elikten!